Midori Grain. Parto da questo. Perché Grain? Beh, intanto cominciamo a guardare come è fatto. È un blocchetto spiralato, un blocco di piccole dimensioni se vogliamo, praticamente un A6, forse anche meno di un A6. Una bella spirale di qualità, un color rame bello, e poi questa copertina è un cuoio, una pelle sintetica. Questa è la Grain, quella che viene per l'appunto appellata con questo nome perché è un materiale riciclato e dà il nome per l'appunto al taccuino, il Midori Grain. Ben realizzato, c'è niente da dire. Comodi, belli questi laccetti per tenerlo praticamente chiuso, sempre così, si apre in un attimo, si chiude in un attimo, assolutamente ben fatto. Sono cose che per chi va un po' di fretta, per chi è un cartonato abbastanza resistente. E poi comincia il blocco, 100 fogli però bicolore, bianco e color crema. Potete scegliere infatti fra due tipi di midori, tutto bianco, oppure come questo che vedete è rigato nella prima parte. La carta è la Midori 65 grammi, non serve neanche che ve la descriva, ottima qualità, 100 fogli, ma soprattutto quello che mi piace di questo blocco è che posso utilizzarlo certamente come un blocco qualsiasi, lo posso richiudere come abbiamo detto, ma se devo scrivere posso anche pensare di utilizzarlo così, e finalmente mi tolgo ogni impiccio, perché un conto è utilizzarlo in questa maniera, la mano ha uno scalino di 1,5 centimetri, quasi 2 da superare, soprattutto poi quando arrivo a scrivere qui, difficilissimo, serve fare le acrobazie. No, con questo no, è l'aspetto che mi è piaciuto di più, perché se proprio voglio dedicarmi alla scrittura basta semplicemente girare il mio taccuino e utilizzare 2, 10, 20 fogli, quello che volete, che vi pare più consono. Eccoli qua, sono appoggiati per terra benissimo, scusate, sulla scrivania, e ci si può scrivere agevolmente. Abbiamo detto 50 fogli, eccoli qua, questi sono gli ultimi rigati, una rigatura molto delicata, piacevole, perché non è troppo invadente, quindi lo avete visto dove ho scritto, si lascia proprio la traccia della falsa riga. Qui invece è totalmente bianco, altri 50 fogli così. Al termine del blocchetto troviamo di nuovo questo cartoncino che è praticamente lo stesso che abbiamo visto come controcopertina, quindi il blocchetto potrebbe quasi quasi anche stare così, ma sul dorso abbiamo di nuovo un cartonato, questa volta non è in materiale Grain, ci sono le specifiche, è incollato e attaccato con dello scotch. Io dovrei toglierlo, ma mi piace così tanto che me lo tengo ancora un po', mi godo questo prodotto nuovo come quando l'ho acquistato, assolutamente bello, e so che piace perché quando ve l'ho presentato su Instagram mi avete subito scritto cos'è, dov'è, com'è, dove si trova, come si scrive, eccetera. Lo vediamo subito. Platinum Balance. Ovviamente si ritrova tutta la qualità di questa carta, una carta da 65 grammi, una carta che ha questo marchietto Midori a ricordarci che stiamo scrivendo su qualcosa di qualità. Me lo provo anche con un altro pennino ed un altro colore. Questo è il sempre Midori. Ma questa è la Faber-Castell.
È un pennino fine, ma è un pennino espressivo. Dai, ammettetelo che sembra quasi un pennino flessibile. Non è flessibile, ma trasmette e comunica davvero tanto. L'inchiostro, in questo caso, è il Graf Faber-Castell, il Royal Blue. E voglio provarlo anche con un pennino decisamente più consistente, il pennino 1.5 di Leonardo, l'ultimo arrivato. Ma che spettacolo comunque, questa carta è meravigliosa. Pennino 1.5. Voglio metterlo proprio un po' in difficoltà. Perché? Perché voglio andare a vedere dietro com'è. Innanzitutto la carta, 65 grammi, ma vedete, questo è quello che avevo già scritto, avevo già provato con un pennino anche abbondante come il Music di Pilot, ed è un pennino che riversa una buona quantità di liquido. Voglio vedere adesso come si comporta questo. Beh, dall'altra parte sono sicuro che non c'è niente in corrispondenza dei pennini, quelli più sottili. Ed infatti, ecco qua, non c'è niente. Ma, sorpresa, non c'è niente neanche qua in corrispondenza del nero, se non, se riuscite a vederlo, che la carta è leggermente un po' piegata qui. Piegata da che cosa? Dal liquido, dalla quantità di inchiostro che ho riversato. Datele un po' di tempo e diventerà tutta piatta. Faccio una controprova, scrivo sul retro. Lo ammetto, sono di parte, non posso dirvi quanto mi piaccia questa carta perché la trovo deliziosa con tutti i pennini con i quali la metto alla prova. Voglio esagerare un po'. Olè, andiamo a vedere dall'altra parte, non c'è nemmeno l'ombra di quello che ho appena scritto. Fantastico! La resa del colore? Me lo sono domandato anch'io. Ottima, che domanda, davvero ottima. Tutti gli inchiostri che ho provato, come potete vedere, mantengono le loro caratteristiche di riconoscibilità, per cui se in questo caso per esempio ho utilizzato come si dice, il Graf von Faber-Castell, il Royal Blue, lo riconosco subito perché quello è il colore, così come questo che è il Lamy Crystal Beryl. Lo stesso vale per la noce moscata che ho utilizzato qui, che è l'inchiostro di Leonardo. Insomma, assolutamente riconoscibile. E questo non vi dico neanche cos'è perché dovreste riconoscerlo. È il Lis de Thé della Herbin. Questo articolo, insieme a tanti altri, lo trovate da Gold Pen. Se siete iscritti al canale, usate il vostro nickname quando fate l'ordine. Dite che siete appunto iscritti al canale di Marco Chiari e avrete un omaggio di benvenuto, comunque un omaggio, un piccolo sconto sui vostri acquisti. Ciao a tutti amici, alla prossima!